Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Dante e oggi vi presenterò Kamijo, un artista giapponese che attualmente è una delle figure internazionalmente più celebri della scena del Visual Kei. Quest'anno ricorre il suo 25° anniversario di carriera, non tutta da solista, ma nemmeno tutta in gruppo. Infatti il mio intento è quello di ripercorrere tutta la sua carriera in un unico video, ma per ragioni di durata sarà suddiviso in 2 parti. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi nel mio canale, a lasciare un mi piace e un commento e se volete a condividerlo con i vostri amici. In descrizione vi lascerò i link dei miei account social e di Alla Corte di Kamijo, una pagina che è concentrata su argomenti e notizie relativi al cantante e ai suoi affiliati. Buona visione! Yuji Kamijo, o semplicemente Kamijo, nasce il 19 luglio 1975 a Hiratsuka, una piccola città a metà strada tra Tokyo e Monte Fuji. A quanto dichiarato dal performer, è il fratello maggiore di 3 figli. La sua famiglia, inoltre, è una famiglia di musicisti. Suo nonno paterno è un violinista, suo padre un violoncellista e sua madre e sua nonna materna sono entrambe pianiste e queste 2 donne cercheranno di impartire delle lezioni di pianoforte al piccolo Yuji, ma senza successo, dato che non era portato per niente per la musica. Sempre grazie alla sua testimonianza si sa che Kamijo è un amante del tennis, uno sport che pratica dalle scuole elementari fino ad oggi, ma è proprio grazie al club di tennis delle scuole superiori che inizierà ad avvicinarsi al mondo della musica. Il nesso tra i 2 mondi non è molto chiaro al primo impatto, però come spiegato dal cantante, quando era al primo anno di superiori, un giorno litigò aspramente con un altro membro del club e in quel momento teneva la sua racchetta come se fosse una chitarra e dopo il battibecco, per sbollire i nervi, trovò un negozio di strumenti musicali e comprò con 10.000 yen, attualmente circa 80,85 € o 96 dollari statunitensi, una chitarra con cui iniziò ad esercitarsi. Passano gli anni e Kamijo si avvicina sempre più al rock. Siamo nell'estate del 1994. Kamijo viene reclutato come roadie dei Malice Mizer e si crea il primo pseudonimo, Shoki. A quei tempi non era molto noto, quanto poi lo sarà a partire dal 1995. Nel frattempo Shoki conosce un altro roadie dello stesso gruppo, Mayu, un chitarrista, e i 2 fondarono il loro primo gruppo, il Alien. Nei mesi successivi il batterista Kyoka e il chitarrista Sakureu, successivamente leader e ideatore del nome stesso della band, si aggiungono alla formazione e il debutto avviene ufficialmente il novembre del 1994. Tuttavia le prime esibizioni live arriveranno soltanto nel marzo 1995. Agli inizi del 95 il bassista Emiru viene reclutato tramite un annuncio lasciato sulla rivista specializzata Rockin' F, ma nel frattempo Mayu lascia la band trovandosi musicalmente in disaccordo con lo stile di Sakureu, più aggressivo e fortemente influenzato da band come i Kuroyume. Un sostituto verrà trovato nel marzo 1995 con Hirono. Con questa formazione gli Alien si esibiscono per la prima volta partecipando a un evento al Club Joe di Ishikawa il 25 marzo 1995. Al secondo concerto, tenutosi allo storico locale Rocky Mei Ken di Meguro, le 100 copie del primo demo tape dell'Alien vengono distribuite gratuitamente per promuovere le attività della band. Nel frattempo i conflitti tra Sakureu e gli altri membri sembrano proseguire, fino al suo definitivo abbandono dalla band nel mese di maggio. Appreso dell'abbandono di Sakureu, Mayu torna a far parte dell'Alien e a partire dall'esibizione del 14 maggio a Rock May Ken. Nel mese di luglio il secondo demo tape dell'Alien viene messo in vendita ai concerti e successivamente in alcuni negozi specializzati a una tiratura limitata a 1000 copie. Nell'ottobre 1995 sia Hirono che Kyoka lasciano gli Alien e Machi, un altro roadie dei Malice Mizer, viene aggiunto alla formazione come batterista. Il suo debutto ufficiale avviene al concerto del 19 novembre al Rock May Ken. Dopo 2 tour di eventi nell'inverno del 95, il 26 marzo del 1996 si tiene il concerto che celebra il primo anniversario degli Alien, a cui viene annunciato che il nome della band sarà cambiato in Laren e che lo pseudonimo di Shoki sarà cambiato in Kamijo. Per celebrare l'inizio di questa nuova fase della band viene distribuito il singolo promozionale Saikai no Hana. Nel giugno 1996 il chitarrista Akira si unisce ai Laren. È il terzo demo tape Tsukio no Kageki
viene messo in vendita a una tiratura limitata a 1000 copie. Tutte le copie vengono vendute in poche settimane e una ristampa aggiuntiva di 500 copie viene messa in vendita a partire dal tour Queen of Opera Dance nell'agosto 96. Il 24 dicembre il primo mini album Blue Romance viene venduto tramite ordine via posta e a partire dal 1 gennaio 1997 diventa la prima uscita della Ren a essere messa in vendita nei comuni negozi di dischi. L'11 gennaio 1997 si tiene il primo One Man Live al Rock Mayhem, seguito dal tour nazionale Romancia del mese di febbraio, in celebrazione dei 2 anni dalla formazione della band. Tuttavia, il concerto conclusivo del tour tenutosi il 28 aprile a Rock Mayhem segna l'abbandono di Akira dalla band per motivi personali. I Ren continuano ad esibirsi in live senza cercare un nuovo chitarrista e pubblicano il loro primo album Blue Romance, Yasashi Hanatachi no Kyoso, il 7 settembre. Nel marzo del 98 i Ren organizzano il tour nazionale Fleur 1998, Le Printemps, e annunciano l'apertura del loro fan club ufficiale Fleur il 21 aprile 1998. Lo stesso giorno viene messo in vendita il primo singolo, sempre a titolo Fleur. Il tour Fleur continua fino all'autunno e si conclude il 27 settembre con il primo one man in un teatro al Nippon Seinenkan di fronte a oltre 1000 persone. Al concerto viene messa in vendita un'edizione speciale del singolo con photobook Lily Charlotte, che nella sua edizione regolare pubblicata il 1 ottobre arriva a una tiratura di 20.000 copie. In seguito al successo riscosso nell'ambiente indie, i Ren ricevono un'offerta dalla SME Records, odierna Sony Music Entertainment, e annunciano che avrebbero debuttato come major il 26 marzo, dopo il concerto conclusivo del tour Metamorphose in promozione all'omonimo singolo. Il concerto si tiene alla prestigiosa Public Hall di Shibuya, attualmente nota come la CC Lemon Hall, e viene registrato per l'uscita in VHS e DVD a titolo Chanson L'amour. Lo stesso giorno, di fronte alla stazione di Shibuya, si tiene l'evento commemorativo Romance Revolution. Una solenne dichiarazione di intenti viene proiettata sui maxi schermi di fronte alla stazione e la band stessa fa una breve apparizione per salutare i presenti. Una sorta di manifesto della rivoluzione romantica pensata dai Ren viene inoltre distribuito ai fans e passanti. L'uscita che segna il debutto come major è il singolo Fiancé, pubblicato il 26 maggio 1999. Nel mese di luglio segue il tour nazionale Le Vent Express. In promozione al secondo singolo Billet, TV Kanagawa trasmette uno speciale televisivo intitolato Osanaki Natsu no Binsen a partire dal 31 agosto. Nel febbraio 2000 il primo album Fierte no Umi Totomo Nikyu, The Last of Romance, esce nei negozi in contemporanea a una omonima raccolta di videoclip ed è l'unico album delle Ren a essere entrato nella top 20 dei dischi più venduti. Nonostante fossero previste diverse attività in promozione all'album, i Ren sembrano scomparire dalla circolazione e non annunciano né nuovi concerti né altri tipi di apparizioni pubbliche. Diversi mesi di silenzio vengono rotti dall'annuncio di Emiru, che informa che avrebbe lasciato il Ren dopo il tour di 3 date riservate ai membri del fan club nel mese di agosto. Lo stesso annuncio viene successivamente fatto da Mayo e Machi, che non intendono continuare con il Ren senza Emiru. L'ultimo concerto della formazione storica si tiene il 6 agosto al Blitz di Akasaka. Kamijo sembra inizialmente incerto sul destino della band, ma annuncia infine di voler continuare a scrivere e registrare musica come solista a nome Ren. Dopo aver interrotto il contratto con la SME, Kamijo fonda la Applause Records e programma l'uscita del singolo Grand Plan per il 12 ottobre 2000 e dall'album Scream per il 1 novembre 2000. Il giorno dell'uscita dell'album, Kamijo fa un'apparizione pubblica a un evento di Halloween organizzato da Shockwave al O-East di Shibuya. Il 5 gennaio 2001, alla sala da concerti Liquid Room di Shinjuku, si tiene il primo e vero e proprio concerto dei nuovi Lara, intitolato Stranger in the New Days. Nel mese di marzo Kamijo annuncia che avrebbe fondato una nuova band chiamata New Sormi insieme a Mayu e che avrebbe conseguentemente congelato le sue attività come solista. Il progetto New Sormi non ottenne comunque un sensibile successo e viene portato bruscamente a termine dopo poco più di un anno nell'agosto del 2002. Archiviati i New Sormi,
Kamijo torna ad occuparsi della run e organizza una serie di 2 concerti di Halloween il 30 e il 31 ottobre 2002 al Rock Mayhem. Il 30 ottobre i Laren si esibiscono eccezionalmente con la formazione storica. Il 31 ottobre Machi partecipa con il suo progetto solista Chantons l'amour. E Miru si esibisce con il suo nuovo gruppo Ribbon ed entrambi si esibiscono insieme ai Laren come ospiti speciali. Rispettivamente il 27 novembre e il 25 dicembre escono il singolo Chono Hana, Resun e il mini album Etude, sempre con la partecipazione straordinaria di Mayu e Miru e Machi come membri di supporto. Nel frattempo gli iscritti al fan club hanno l'occasione di incontrare nuovamente Kamijo a un evento natalizio organizzato il 22 dicembre. Nel gennaio del 2003 Kamijo gira il Giappone con una nuova serie di eventi promozionali nei negozi di musica e annuncia un live il 26 marzo allo Shibuya AX. Il concerto vede la partecipazione a sorpresa di Emiru e il batterista Kazumi, precedentemente compagno di Emiru nei Ribbon, e annunciano di essere entrati a far parte ufficialmente della run. Lo stesso giorno escono 2 raccolte commemorative della prima fase della run e il singolo Saikai no Hana, remake del classico della band. Il nome del chitarrista presente nel disco non viene svelato e i fans ipotizzano si tratti del roadie e membro di supporto Motoki. I nuovi Laren si esibiscono ancora una volta a un evento al Club Città di Kawasaki il 6 aprile. Il 17 maggio 2003 si tiene il live Mohitotsu no Yakusoku allo Shibuya AX. Al concerto partecipa Mayu, che annuncia che sarebbe tornato a far parte delle Run e che la band sarebbe ufficialmente tornata in attività a partire dal tour nazionale Scarlet Majesty il 25 luglio. L'ultima tappa del tour, tenutasi allo Shibuya AX il 13 agosto, viene inoltre filmata per l'uscita di un DVD. Il 24 ottobre viene organizzato un evento Halloween in cui sia i Ribbon sia i New Sormi si riuniscono per una notte. Per il resto dell'anno, i Ren si esibiscono svariate volte in concerti e iniziano a registrare il loro terzo album, Never Cage. Per alleviare la lunga attesa escono i 3 singoli Majesty, Knight e Princess, che raccontano il concept del nuovo album in 3 parti, e diversi dischi promozionali vengono dati in omaggio a concerti selezionati. Dopo una lunga serie di tour e sessioni di registrazioni, il 5 settembre 2004 esce l'album Never Cage. L'album ottiene un discreto successo nell'ambiente indie e tutte le copie, sia dell'edizione limitata che della ristampa deluxe, uscita il 23 novembre, vengono vendute in poche settimane. Il 2005 vede i Laren celebrare il loro 10° anniversario con 2 concerti speciali, al Holiday di Shibaura il 26 marzo e al Rock Mayhem di Meguro il 28 marzo. La casa discografica indipendente Undercode Production, il cui proprietario è Kisaki, amico di vecchia data di Kamijo, produce un mini album di tributo intitolato Anamorphosis e un festival il 21 luglio al Nippon Seinenkan. Dopo diverse serie di tour ed eventi, viene annunciato che Kazumi avrebbe lasciato il Laren a causa di problemi di salute che renderebbero sconsigliabile suonare la batteria. Il suo ultimo concerto si tiene il 1 marzo 2006 al Club Città di Kawasaki. Poche settimane dopo esce il mini album Winter Romantic, contenente la canzone dedicata a Kazumi, Last Song for You. Nell'attesa di trovare un nuovo batterista, i Laren partecipano ad alcuni eventi con il roadie Kazami come membro di supporto, e Kamijo si esibisce in rappresentanza della band alla convention di anime Fanime il 27 maggio a San Francisco. Tuttavia, nel frattempo, Mayu aveva smesso di partecipare alle prove e interrompe ogni contatto con i membri della band. Per questo motivo, Kamijo ed Emiru annunciano che i Laren si sarebbero definitivamente sciolti dopo il loro ultimo concerto a un evento di Halloween organizzato il 31 ottobre al Club Città in collaborazione con Kisaki e l'Undercode Production. Per questa ultima esibizione, Hisaki, ex membro dei Sulfuric Acid, partecipa come chitarrista di supporto. Il 18 febbraio 2007, Kamijo ed Emiru, che nel frattempo aveva già debuttato con un nuovo gruppo chiamato Anubis, partecipano per l'ultima volta a un evento a nome Laren per incontrare i fan a una mostra organizzata per commemorare la carriera della band al negozio Death Trap ID di Harajuku. Un mese dopo Kamijo annuncia che avrebbe formato una nuova band.
i Versailles. Ragazzi, qui si conclude la prima parte. Vi ringrazio moltissimo, soprattutto Reine de Fleur per la collaborazione. Ritroverete questo mio video anche nel suo canale e nella sua pagina. Vi aspetto alla seconda parte. Ciao!